Signore e signori, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi sono di manutenzione attrezzi, nel senso che la primavera è completamente partita anche qua in Romania. Ecco, il verde comincia già a dominare il tutto e soprattutto cominciamo ad avere assoluto bisogno del decespugliatore per tenere puliti i margini della proprietà, eccetera eccetera. Va bene, mi son deciso a fare questo video perché dopo un bel po' di anni, diciamo, di uso del mio decespugliatore Stihl FS, mamma mia, FFS FS 130R, un attimo che vi giro la camera. Ecco qua, il decespugliatore Stihl FS 130R, con un bel po' di anni di onorato servizio, sempre manutentato a dovere, quindi parliamo della classica pulizia delle candele, della candela, filtro, eccetera eccetera. Ecco, e soprattutto oggi vi faccio vedere come si va a mettere il grasso sulla testina del decespugliatore, quindi sostanzialmente qui dentro dove c'è la coppia conica, sostanzialmente, ok? Ecco, ve lo faccio vedere per semplice fatto che ho terminato il tubetto del grasso apposito, non mi sono avventurato a comprare, diciamo, sottomarche, quindi ho preso il suo grasso originale, che è questo qua, il Super Lube FS. Ecco, sono 80 grammi. La casa madre consiglia di metterne 10 grammi, ecco, 10 grammi, quindi sostanzialmente presumo che siano 8 dosi. Ecco, sinceramente il mio spassionato consiglio, o almeno ho sempre fatto così senza andare a pesare ovviamente la grammatura del grasso che vado a mettere, ma ho spezzettato il tubetto in 8 parti, ecco, più o meno ovviamente. Ecco. Dopodiché io dopo un bel po' di ore di uso, ecco, andavo sempre a svitare il bullone e a dare una controllata appunto se il tutto era a posto. Ecco, ieri ho fatto una manutenzione straordinaria, nel senso che mi sono avventurato a svitare il dado, cosa che vi consiglio di fare con una chiave da 13 stellata, in quanto il dado non ha un gran spessore, l'hanno fatto appunto di circa 3 mm di spessore, ecco, esce 3 mm, e quindi è meglio far presa per bene con una chiave stellata in modo tale da non andare a spannare appunto il dado, ecco, di chiusura. E mi sono avventurato a fare una manutenzione straordinaria, nel senso che ho preso una bella siringa, ecco, e con un ago grosso, ma comunque indipendentemente dal lago, ecco, ho tolto il bullone, riempito la siringa di benzina, ok, e ho pulito per bene l'interno con una decina di lavaggi, ecco, quindi riempito e svuotato per 10 volte, che uscisse per bene tutto quanto il grasso, chiamiamolo vecchio, che c'era all'interno. Una bella soffiata con aria compressa e il tutto è tornato praticamente vuoto e nuovo. Vabbè, dai, allora procediamo con vi faccio vedere come si cambia appunto il grasso, cioè come si rimpingua più che altro il grasso. È molto facile perché il tubetto ha una filettatura che coincide sostanzialmente con il filetto, il diametro del bullone, si inserisce all'interno, si avvita e si va a schiacciare a manina, ecco, la quantità desiderata, che ripeto è predisposto per 10 grammi, si va insomma a occhio, ecco. Dai, procediamo che vi faccio vedere. Ecco qua. Allora, in modo molto semplice andiamo a svitare il nostro bel bullone. Ecco, io lo uso al contrario per far più presa. Ecco qua, vedete che è già difficoltoso. Vediamo se riesco senza farmi male. Ok, è venuto, perfetto. Ecco qua, andiamo a aprire il tutto. Ieri ho già pulito tutto e sostanzialmente fatto una prova con il tubetto vecchio che avevo, quindi rimpinguato appena appena. Vado a scartare la nuova confezione alla data di oggi, ovvero sia 25 di marzo, insomma 2024. Ecco, il costo è di 35 lei. Ovviamente tutto aumentato anche qui,
35 lei sono più o meno 8 euro, 7,50 euro, 8 euro. Va bene, col cambio di oggi. Allora, tubetto, quello qua, super glue, super, cos'è che era? Super Lube FS, quindi dedicato proprio per la linea FS. Ecco, il tubetto è già aperto, come potete notare, ok, quindi non c'è bisogno di bucare eccetera. Andiamo a filettare, ad avvitare il tutto accuratamente. Ecco, il consiglio che vi do è di andare a spingere gradualmente e soprattutto in modo uniforme. Allora, io ho fatto così a suo tempo, vediamo se mi ricordo un attimo, per 8 volte metà, ok, quindi di qui 4 volte 1 2 3 4, quindi andiamo a schiacciare fino a qua più o meno, insomma, comunque niente di difficile. Schiacciamo, ecco. Il consiglio che vi do, dato che andiamo a schiacciare e andiamo a comprimere l'aria che c'è all'interno, dopo un po' ho notato che c'è una certa resistenza, cosa che può rompere il tubetto se continuate a schiacciare. Quindi il consiglio che vi do ancora è di svitare, ok, in modo tale che andiamo a decomprimere all'interno la testina. So che fa un po' ridere, però è così, e dopodiché possiamo appunto procedere a rischiacciare ancora il nostro grasso. Ecco, io direi che così può andare. 2 3 4, mettiamo ancora un po', ok, decomprimiamo, diciamo, si va a controllare appunto che il grasso è ancora è visibile, diciamo, si dà un'ultima rimpinguata e il tutto è fatto. Ecco qua, andiamo a chiudere il nostro tubetto. Attenzione che tende a uscire perché ovviamente ha un po' di compressione all'interno, diciamo, no, che è rimasta. Ecco, cerchiamo di tenere tutto quanto bello pulito. Qui man mano, ovviamente, come il tubetto del dentifricio, no, per capirsi, man mano che si va a esaurire il grasso facciamo il nostro bel giro in modo tale da avere sempre il tubetto pulito e in ordine. Ecco, vi do appunto il consiglio di stare molto attenti a schiacciare non troppo forte, per il fatto che a me a suo tempo quello originale si è crepato, ecco, aveva un micro crepo che usciva, quindi ho dovuto fare un accrocchio con un po' di scotch isolante. Basta, il grasso è sostanzialmente visibile. Un attimo che sposto la camera che vi faccio vedere. Ecco, si può apprezzare appunto che il grasso è arrivato fino sostanzialmente all'uscita del filetto e possiamo procedere appunto a chiudere il tutto. Ok, basta, richiudiamo il tutto accuratamente, anche se esce qualcosa poi con uno straccetto andiamo a pulire o lasciamo lì. Ecco, allora vediamo un po' se mi dà una mano. Ecco, stringere non troppo forte né troppo piano, diamo una stretta. Ecco, tutto qua. Andiamo ad accenderlo, facciamo un paio di sgasate e il tutto è sostanzialmente terminato. Eccoci qua, allora dai, motore riscaldato, diamo un paio di accelerate dolci. Basta, perfetto. Operazione quanto mai semplice, però importante da fare periodicamente. Ecco, ripeto, non vi sto a indicare ogni quante ore, ogni tot, ecco, ma sicuramente se lo usate per 6 mesi di continuo ogni santo giorno, ecco, l'operazione va fatta spesso e volentieri, perché comunque il gruppo testina è importante per ovvie ragioni. Basta, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, ancora una buona giornata a tutti quanti, ciao!